Buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Non sto veramente nella pelle oggi perché vi devo presentare una cosa di cui vado molto fiero e di cui sono veramente contentissimo. È un po' che non faccio video di questo tipo all'aria aperta. Finalmente. Inizialmente avevo deciso di non farlo perché avrei preferito mostrarvi la cosa fatta e finita, ma poi ci ho ripensato e ho pensato che forse potrebbe essere molto più interessante di mostrarvi il work in progress. Come sapete, io mi sono recentemente trasferito a Milano e ovviamente a Milano avevo bisogno di un luogo di appoggio e quindi oggi ve lo faccio vedere. Ragazzi, ci ho messo tantissimo a trovare quello giusto, quello che mi piacesse, che fosse nella posizione strategica ideale e finalmente l'ho trovato. E qui dietro di me è già aperto, adesso ve lo faccio vedere. 3, 2, 1. Ta-ta! Non so quanto riusciate a vedere, ma vi presento il mio nuovo magazzino. Allora, come potete vedere adesso è un pochino in disordine perché ho fatto il trasloco e quindi ho deciso di utilizzarlo per il momento come base per metterci tutte le mie cose che però a brevissimo verranno spostate, anzi oggi, perché ci sono tanti lavori da fare per renderlo perfetto come lo voglio io. Vi chiederete, Gabba, ma che cavolo ti serve un magazzino? Bene, questo, oltre che diventare la mia officina per i go-kart, la base del mio racing team, diventerà anche il mio studio di registrazione. Quindi, a breve non vedrete più quella scrivania oscena dietro di me in ogni mio video, ma tenterò di registrare qua tutti i video. Adesso venite con me che ve lo faccio vedere. Allora, sono circa 50 metri quadri e questo è fantastico perché a differenza di tutti gli altri magazzini, è soppalcato e quindi ho un casino di spazio per mettere tutte le mie robe. Allora, qui c'è un grande spazio dove penso allestirò il mio set studio fotografico. In realtà non sarà un semplice studio fotografico, ma sarà la mia vera e propria officina. Qui metteremo i miei attrezzi, i miei banchi da lavoro, i miei go-kart, quelli dei miei clienti, ma utilizzeremo anche questo spazio per fare dei video tecnici sul go-kart, come ad esempio come montare, come smontare i vari pezzi, come cambiare assetti, eccetera. Di là invece voglio mettere appunto tutti i go-kart, sia quelli nuovi che i miei che quelli dei miei clienti, insomma utilizzarlo come una sorta di deposito. Poi qui, non so se mi hanno già acceso la luce, vediamo. No, c'è un bagno che ha chiaro bisogno di essere ripulito. Quindi abbiamo anche il bagno. Quella che sta nel water, è cacca. No, la zia mi deve dare un aiuto che verrà, che mi deve fare un po' di pulizia adesso. E qui invece si sale sul soppalco. Andiamo su. Che spettacolo, ragazzi, è super disordinato, super sporco perché sono praticamente appena entrato, ho avuto solo modo di lasciare giù due robe e ve lo faccio vedere dall'alto. Guardate che spettacolo. Allora, questo soppalchino ha su questi fantastici scaffali che serviranno ovviamente come deposito gomme e altri oggetti, ricambri per go-kart, eccetera. Là pensavo di metterci invece la mia scrivania con il computer, in modo che tac, quando monto i video mi metto qui, se devo fare delle rapide registrazioni sarà tutto bello, tutto pulito e sarà veramente uno spettacolo. Dall'altro lato invece, questo qua metti a fuoco, bravo, ho pensato di mettere, no in realtà non ho pensato di mettere ancora niente, non lo so, forse metterò qua la scrivania al posto che là. Fatemelo sapere nei commenti perché ci tengo molto che anche voi mi aiutiate a dare un po' di identità a questo magazzino. E parlando proprio di identità, come vedete il colore Che schifo. Che schifo! non è che sia proprio bellissimo, infatti ho deciso di dare una bella rinfrescata generale, una bella ripittata, ma anche togliere tutte queste ragnatelacce schifose. Sono già andato da Leroy Merlin e ho comprato un bel po' di attrezzini per farlo, come ad esempio questo fantastico toglie ragnatele che adesso proviamo. È lunghissimo, buone queste. E poi ovviamente ho comprato questi rulli per pitturare e ovviamente la vernice. La mia idea, fatemi sapere se vi piace, è pitturare fino qua, quindi dall'alto fino qua, di bianco e poi qui sotto invece fare una striscia blu GP Racing come i miei go-kart, i colori del team che sto creando, divisi da una striscia verde quasi lime.
secondo me viene uno spettacolo. Fatemi sapere come la fareste voi, perché blu sotto e non tutto bianco, anche perché in un'officina spesso si va magari ad appoggiarsi involontariamente sul muro e si rischia di lasciare una gran manata, e sul bianco ovviamente risalta di più. Ovviamente poi metterò tutte delle luci super fighe, sia per registrare, ho intenzione di mettere un bel braccio meccanico qui che possa tenere tipo questa inquadratura, no? Quando facciamo i video, e non devo ogni volta stare a smontare la telecamera. Come dicevo, mettere anche delle luci, sia quelle per registrare ma anche delle belle luci di sottofondo blu, viola, verdi, non lo so, ripeto, faccio questo video perché volevo farvi la sorpresa quando era tutto finito, ma in realtà ho detto ma perché non coinvolgiamo tutti e magari mi date una mano a farlo come piacerebbe anche a voi. E quindi niente ragazzi, ho pensato che fosse una bella idea condividere con voi questo mio nuovo progetto, non vedo l'ora che parta subito a bomba. Come detto, volevo presentarvelo quando era finito, però non è nel mio stile. Facendo tutto con voi ho deciso di anche farvi vedere l'allestimento di questo fantastico spazio che sono riuscito a trovare. Adesso mi metterò a togliere tutte queste travi, questi portachiavi eccetera eccetera, darò una bella spazzolata al muro per pulirlo e poi parte l'operazione di stucco e pittura. Allora, diciamo che mi sono messo a pitturare, ho provato a fare questa striscia, non sono in bianchino, c'è margine di miglioramento, ci sono ancora delle lineette, ma anche perché il colore di base è molto acceso, quindi da coprire ci vorranno sicuramente almeno 2 mani. Proverò a farlo tutto da solo, magari, che so, qualche piccolo aiutante verrà a darmi una mano, ma sono positivo, lavoreremo duro e lo imbiancheremo tutto e poi, come detto, vi farò vedere come verrà. Adesso passiamo al rullo. Ragazzi, io non so cosa sto facendo onestamente, vi posso dire che è la prima volta che pitturo qualcosa, chi lo sa. Tanto non deve essere un atelier, ma semplicemente deve essere gradevole da vedere. Inzuppiamo bene il rullo, forse ci va più tempera, e poi lo asciughiamo. Esatto. Cola tutto. Vabbè dai. Oh cazzo. Secondo me con un po' di mani ce la facciamo. Ragazzi, è un lavoro molto più duro di quanto mi aspettassi, però sta venendo abbastanza bene. Ho già ricoperto con la prima mano buona parte del parettone di destra, quello dove si entra. Devo capire come andare a pitturare là intorno. Ovviamente mi serve una scala e poi anche coprire dietro quella canalina lì. Per il resto si procede, vedete qua si vede ancora un po' di arancione, ci farà la seconda mano mentre io adesso più pittura, perché tanto qui sotto verrà lo striscione blu. Bene ragazzi, secondo giorno di lavori. Oggi, come potete vedere, la prima mano è stata data ieri. Adesso ho spostato tutte le cose che erano là e le ho messe qui. Oggi voglio mettere a posto un pochino questa zona qui che vedete alle mie spalle, che sarà sostanzialmente, come detto, lo studio televisivo barra officina. Quindi ci metteremo lì e sarà lo sfondo delle nostre riprese. Prima di iniziare a pulire e imbiancare però devo togliere quei 2 scaffali. Ta-dan! Scusate i capelli, ma sono marcio da questi lavori. Adesso una bella pulizia alle pareti, un pochino di spazzolata per terra perché c'è veramente lo schifo più totale, e poi inizio a imbiancare anche lì. Allora ragazzi, siccome questo era utilizzato prima come un magazzino di vernici, c'è veramente tantissima polvere, tantissimi residui di vernice. Adesso vi faccio vedere. Cioè, guardate cosa viene giù quando faccio così con la scopa. Non so se si vede, vedete le parti nere tutta, quindi è un casino pulire. Non so se farlo adesso o farlo dopo, forse è meglio farlo adesso, però vabbè, proviamoci. Ho dato 2 spazzate ragazzi, c'è un odore di polvere terribile, non si respira. Adesso metto la mascherina del Covid, magari mi può servire a non morire. Poi ovviamente ne vado a prendere una fatta apposta, ma ho deciso che inizierò a pitturare e poi alla fine con l'aria compressa pulirò tutto una volta che la vernice è bella asciugata, perché sennò è veramente un casino.
prima mano finita, adesso mi muovo su qua, qui vedete ho fatto un po' un casino perché il pennello era ancora bagnato da ieri sera, da quando l'avevo lavato, quindi ho dovuto asciugarlo un po' su sto muro. Ora gli do una scartata e poi ricomincio a pitturare. Ragazzi, se tra di voi c'è qualcuno che fa il bianchino, non ne avete, non prendetemela con me per questo lavoro alla mio cugino, perché è la prima volta. Però qualcosina ho imparato, qualche trucchetto. Poi magari sono sbagliati. Vado avanti. Ovviamente non vi farò vedere io che pitturo perché è noioso, quindi prendete questo video un po' con le pinze, solo per darvi questa bella notizia. E a brevissimo ne uscirà un altro, sempre riguardo a questo progetto, che andrà un pochino più in dettaglio su quello che faremo. Quindi ovviamente rimanete sempre sintonizzati. Vi ricordo, qui trovate il pulsantone iscriviti con la campanellina, cliccatelo ed iscrivetevi e lasciate un bel like a questo video. Mi raccomando, commentate questo video, non lo chiedo per le views, per i commenti, l'algoritmo, commentate perché veramente mi serve come spunto per capire, come dei consigli per capire come fare meglio questa super officina. Bene ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!